Raga, non avete idea di quanta gente mi chiede o mi ha chiesto: come sei arrivato in Serie A? La verità, raga, è che siamo stati abituati da questa società a volere tutto subito. Questa cosa nello sport o comunque in questo argomento non esiste. Perché anche il giocatore, quello proprio più forte di tutti i tempi, è partito da dove sono partiti tutti gli altri, cioè il punto zero. Però raga, facciamo le cose con calma, adesso andiamo in trasferta e poi vi dico tutto. Si mangia, finalmente si mangia. Mica che bello, l'autogrill più bello del mondo, raga. What will Pasta. Mangeremo anche quelli? Non credo proprio. Per colpa sua, non posso fare il vlog a tavola perché sennò mi dà 5 euro di multa. Colpa sua. Quindi raga, ci vediamo dopo pranzo. Ore 13:10, ripartiamo Timmy. Allora, ciao. Molto veloce, manca solo un'ora. Let's go. Siamo arrivati in quel di Ried e niente raga, adesso entriamo in palestra. Raga, abbiamo vinto anche oggi, vamo! Raga, vi ricordate quando ho detto di non mangiare al McDonald's? Ecco, scordatevelo, dimenticatelo, siamo al McDonald's. Invece, cosa prendiamo? Questo è il mio. Raga, oggi faccio schifo. Mi sento in colpa ancora prima di mangiarlo, ma dobbiamo adattarci perché è l'unica cosa aperta qua in Austria e quindi oggi va così, raga. Postazione tattica. Comunque raga, il McDonald's purtroppo è buono, cazzo. Ok raga, siamo tornati, abbiamo vinto stasera. Non ho giocato tanto, devo dire, sono entrato poco, però l'importante appunto è il risultato che è arrivato. Niente raga, domani vi racconto un po' tutto, dai. Magari i più folli e fedeli che mi seguono da più tempo sanno dove ho giocato in giro per l'Italia negli ultimi anni, ma quello che avete visto è solo la punta dell'iceberg. Ci sono stati tanti anni di allenamento fatti solo ed esclusivamente per arrivare a quel punto lì. Quindi credo che nessuno di voi sappia qual è stato il mio punto zero. La mia carriera, la mia storia pallavolistica parte da Reggio Emilia, che è la città in cui sono nato, e parte a 10-11 anni, esattamente nella prima squadra della mia vita, che sono stati il gruppo sportivo Vigili del Fuoco di Reggio Emilia. Questo lo so che non lo sapevi. Qui raga, più che la mia passione, direi che nasce la mia ossessione per la pallavolo. Anzi direi la nostra ossessione, perché insieme a me ha iniziato a giocare a pallavolo anche mio fratello. Anche lui pallavolista, ha giocato a Modena, anche lui ha giocato in Serie A2 e ve lo presenterò sicuramente nei prossimi video. Qui raga è veramente il posto da cui tutto è iniziato. Io ho dei ricordi molto belli, molto spensierati anche di quegli anni, anche perché non facevo altro che divertirmi e giocare e basta, senza preoccupazioni di nessun tipo. Anche se raga non ho mai vinto un cazzo, ma niente, vi dico questa: io fino a 15 anni non ho mai vinto neanche un campionato provinciale. Un aneddoto: finalmente stavo vincendo un campionato provinciale con la nostra squadra, eravamo 2-0 sopra e niente raga, nel terzo set la partita è cambiata completamente e abbiamo perso 3-2. Quindi neanche quell'anno sono riuscito a vincere un campionato provinciale. E faccio qualche anno ai Vigili del Fuoco, poi vengo notato da Modena Volley durante i vari campionati regionali, selezione regionale, eccetera, e mi chiamano nelle loro giovanili. Voi a questo punto penserete, come tutti pensano, Madonna che figata, vai a Modena a giocare. Assolutamente. Penso sia stata una delle migliori cose che mi siano mai capitate nella carriera delle giovanili.
Questo raga però comporta anche sacrifici, perché tutti vedono il lato quello bello della medaglia, no? Quello del cazzo giochi a Modena Volley. Sì, però questo ha comportato per me, per mio fratello e per chiunque fa questa vita dei grossi sacrifici anche. In questo caso il sacrificio più grosso, tra virgolette, era appunto che Modena Volley non era a Reggio Emilia ovviamente. Quindi come si faceva? Adesso vi spiego la mia routine. 6:30 sveglia per andare a scuola, vado a scuola, faccio tutte le ore ovviamente come ogni ragazzino, ogni ragazzo. Alle 2:30, 3 torno a casa per mangiare, pranzo eccetera. Alle 4 riparto verso la stazione dei treni dove appunto treno fino a Modena. Da Modena la società veniva a prenderci in stazione, ci portava al palazzetto, facevamo pesi e palla di fila. Raga, il Nick giovane mi insulterebbe uno schiaffo proprio di quelli forti quando mi lamento perché facciamo pesi e palla di fila. Alle 8:30, 9 finivamo allenamento, tornavamo in stazione a Modena, treno e per le 11 circa ero a letto. Questo raga all'infinito, anche perché il sabato si giocava la partita di serie, in quel caso era i primi anni dovevano essere serie C con una squadra under 17 e appunto la domenica facevamo il campionato, quello su cui la società tra virgolette puntava di più, perché era il campionato dove poi si andavano a vincere o comunque a giocarsi gli scudetti di categoria, che era appunto l'Under 17, Under 19 eccetera. Quindi raga, non c'erano gite con la scuola, non c'erano vacanze se non quelle estive, che anche lì non erano i 3 mesi scolastici ma era quel mese di luglio e basta, perché a giugno c'erano le finali e ad agosto ricominciava la stagione successiva. Quindi raga, questa è stata la mia vita per anni. Sarò sincero, non so esattamente come ho fatto ad andare avanti, ma vi giuro che l'ho fatto con una naturalezza incredibile, perché proprio non mi pesava questa vita, anzi mi piaceva, l'avrei fatta all'infinito. Però adesso ripensandoci non è proprio la cosa più comoda del mondo, ecco. A Modena raga, però devo dire che ho iniziato ad assaporare la vita da professionista. Entri per la prima volta nel Palapanini e raga, che figata veramente. Sei sempre a contatto con la prima squadra perché li vedi allenarsi e tu sei giovane che ti alleni prima o ti alleni dopo e così sei sempre comunque in contatto con la prima squadra. Arrivano le prime chiamate di Serie A quando c'è bisogno, quando c'è qualcuno di infortunato eccetera. Spesso vieni chiamato anche durante la preparazione dove i giovani sono per più tempo aggregati con la prima squadra, quando magari i nazionali hanno ancora impegni con appunto le competizioni internazionali e quindi non possono essere ancora Modena Volley, quindi tu sei aggregato alla prima squadra. Vi racconto questo aneddoto, non mi scorderò mai la prima volta che ho incontrato Bruno, sì esatto, proprio quel Bruno che adesso è mio amico, che è arrivato al palazzetto direttamente dal Brasile, è venuto a stringere la mano a tutti, quindi anche a me, e mi ha detto come stai, come va. Io raga, 16 anni, 17 anni quelli che erano, ero pietrificato, però è stato un bel momento. Quindi raga, faccio le giovanili a Modena, riusciamo a vincere uno scudetto under 20 con la squadra in cui in quell'anno ero anche capitano. Ho dei ricordi veramente molto belli di quegli anni. Poi niente, finisce la mia carriera nelle giovanili. Bisogna decidere un po' cosa si vuole fare, dove si vuole andare, perché sono le prime vere scelte importanti di mercato che uno si va a fare. Il tuo e il vostro imminente futuro? Bella domanda, adesso è finita la stagione delle giovanili, quindi cominceremo a pensarci adesso. E qui raga entriamo nella parte che sicuramente qualcuno di voi saprà già. Mi arriva una chiamata del direttore sportivo di Modena, appunto, della prima squadra, che mi dice: Nick, ho parlato con l'allenatore e noi il prossimo anno ti vorremmo come secondo palleggiatore. Che dici, per te va bene? In prima squadra a Modena. Cazzo se ci sta! E quindi raga, quello è il mio primo anno vero da professionista, da secondo palleggiatore a Modena Volley. Un anno un po' particolare, difficile perché praticamente subito mi rompo la retina con una pallonata dell'occhio destro e questo mi porta a stare fermo tanti mesi e senza appunto poter far niente, neanche pesi per questioni mediche. Lo sforzo generava troppa pressione nell'occhio e quindi c'era il rischio di peggiorare la situazione, quindi
insieme a tutto lo staff medico abbiamo optato per non rischiare nulla, non ne valeva la pena. Sono rimasto fermo 2 mesi senza fare nulla e poi ho ricominciato con questi bellissimi occhiali. Questo anno però raga mi serve per capire tante cose sul mondo della Serie A che fino a quando sei nelle giovanili comunque non puoi sapere, perché credi sia tutto bello, tutto perfetto e non ci sia nessun difetto eccetera. In realtà ti scontri con la dura realtà che è ben diversa da quello che ti immagini fondamentalmente. C'è la pressione che ti mette anche il pubblico, che fino a quando sei nelle giovanili il pubblico sono i tuoi genitori che ti sosterranno anche se fai cagare una partita. Quando sei in Serie A Modena, se fai cagare una partita, raga, è diverso. Può essere giusto o sbagliato, può influire positivamente o negativamente, però raga è così e penso che questa situazione sia anche giusta quando diventi un professionista. Cioè, quando tu giochi in Serie A devi sapere che andrai incontro a questo e devi imparare, perché è una cosa che si impara, anche a gestire le situazioni dove sei sotto pressione. In quest'anno, raga, vinciamo anche una Supercoppa italiana a inizio anno, poi per una serie di ragioni o comunque non vinciamo più niente fino a fine anno. Faccio una decisione a fine anno, voglio andare a giocare, credo che per la mia carriera sia meglio andare a giocare. Mi trasferisco a Roma, al Club Italia per la precisione, che in quegli anni era come una vera e propria squadra, facevamo il campionato di Serie A2. Anche qui raga ho passato veramente dei begli anni, ho dei bellissimi ricordi, non abbiamo vinto niente in questi 2 anni, però abbiamo sicuramente, siamo cresciuti tantissimo. Il campionato di Serie A2 ho giocato con tante persone che poi ho rincontrato nelle varie nazionali o nei vari campionati. I 2 anni di A2 si concluderanno con anche la chiamata nella long list della VNL di quel tempo e nazionale B, tra virgolette, dove andremo a disputare le Universiadi del 2019 a Napoli, dove le vinceremo anche. To a close, and Italy is awaiting the men's volleyball final that it was hoping for at the start of these Universiad. The hosts face a powerful Poland team in what should be a wonderful scrap for gold at the Palacella. È stata veramente una competizione bellissima giocata in casa che mi ricorderò anche lì per tutta la vita. Niente raga, decido di ritornare a Modena per un anno. Quest'anno raga è un anno complicato perché la squadra che avevamo era una squadra secondo me molto forte e dove abbiamo perso 3-2, 15-13 contro Perugia alla Supercoppa a inizio anno. Poi abbiamo perso la semifinale di Coppa Italia a febbraio, proprio quel febbraio dove è stata organizzata appunto il V-Day a Bologna e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia che minaccia dunque tutta la popolazione mondiale. Ha portato alla chiusura di tutti i campionati senza appunto riuscire a concludere quella stagione. Niente raga, ricevo un'offerta da Siena per andare a formare una squadra che sulla carta poteva essere una squadra per promozione, ecco. E raga, non vi nascondo che quest'anno non è stato un buon anno, anzi non faccio ancora un po' fatica a parlarne, anche se so che è sbagliato, però è stato un anno veramente difficile tra Covid e partite che venivano rimandate piuttosto che tamponi ogni 2 giorni. Non sai mai se giochi, non sai mai se la squadra di là è positiva, ogni starnuto dei tuoi compagni ti giri con l'ansia che potrebbe essere Covid e quindi potresti saltare non si sa quanto tempo. Preparazione fisica che non è adeguata perché noi siamo stati in casa 1 mese, quindi tutto quello che hai fatto nella preparazione va a quel paese. A dicembre vengo scambiato e mi ritrovo in provincia di Salerno a giocare sempre in A2 e qui raga è stata una situazione un po' anche lì molto complicata, quindi non ho dei bei ricordi di quell'anno per tutto quello che sta intorno e per tutto quello che si è creato, tra virgolette. Ho sbattuto veramente la faccia contro quello che nessuno pensa, perché tutti pensano appunto fai il professionista, che bello, vieni pagato per quello che fai, ti piace, eccetera. Sì, è vero tutto, però è anche vero che ci sono delle stagioni o comunque dei momenti che devi mettere in conto
che sono momenti difficili e che vivi da solo, ma magari su questo ci farò un video dedicato. Niente raga, finisce questa stagione, per me è molto sfiancante, ma allo stesso tempo mi ha fatto maturare tanto. Modena mi riprende tra le sue file, tra virgolette, ma voi starete chiedendo perché torni sempre a Modena? Bah, raga, semplicemente perché il mio cartellino è di Modena, quindi semplicemente loro mi danno in prestito alle altre squadre. Io fondamentalmente rimango sempre di Modena. Anche adesso a Innsbruck sono in prestito, il mio cartellino è sempre di Modena. Ritorno a Modena con una squadra, raga, che sulla carta è impressionante, veramente. Cioè, ogni persona che sa qualcosa di pallavolo durante la preparazione, prima del campionato, mi dice: oh raga, voi quest'anno vincete tutto, lasciate un trofeo anche agli altri, per favore. Come sempre raga, secondo voi le cose vanno come si spera? Ovviamente no. Annata veramente strana, particolare, dove non vinciamo niente neanche con quella squadra, incredibile, sembra veramente incredibile, sembra una maledizione quasi, però è così. Qui raga potrei raccontare una miriade di aneddoti di questa stagione. A fine anno decido di rimanere a Modena, avendo anche già un contratto per l'anno successivo. È stato uno, secondo me, dei migliori anni dove mi sono divertito di più. È stato veramente bello, avevamo un bellissimo gruppo, abbiamo vinto la Coppa CEV dopo 20 anni che Modena non vinceva qualcosa in Europa. Per me è stato veramente molto bello. Pulling the strings in this third set, but now he's serving to stay in the match. They can't find the floor this time. And another match point save. Now we go to 31-30, another set point. End. Verona go hard at that one, but I think this time. Posizione a filo, Salsi ha una mano. Is it going to happen now? It has happened! Modena win the CEV Cup! Modena are the CEV Cup champions. The trophy goes to the Palapanini. It belongs to Modena. It's good night from Roeselare, Belgium. Ed eccoci qui raga, siamo a Innsbruck, quest'anno come tutti sapete gioco qua. Volevo ricordarvi che io non sono mai stato considerato un fenomeno, non mi considero tuttora un fenomeno, quindi spero che veramente questo video possa essere di ispirazione per tutti quelli che pensano che non ce la potranno mai fare. Questo non è vero. La cosa fondamentale e importante è il lavoro, questo deve essere nella testa di tutti quanti. Penso che la chiave del mio successo, comunque dell'essere arrivato, sia stato il lavoro e ancora lavoro, quasi a volte in maniera ossessiva, ma soprattutto il divertimento. Divertirsi a giocare penso sia la cosa fondamentale per riuscire poi ad arrivare ad alto livello, ecco. Niente, volevo ringraziarvi per aver seguito fino alla fine il video. Se ti è piaciuto ti ricordi di lasciare un like, di iscriverti al canale che per me è molto importante. E noi ci vediamo alla prossima.